La Garcinia Cambogia è un integratore a cui è stata attribuita una notevole importanza come integratore nell'ambito di un programma dietetico grazie alle sue proprietà terapeutiche che sono dovute soprattutto all'azione dell'acido idrossicitrico. L'acido idrossicitrico è in grado di inibire, di bloccare un enzima chiamato la citratoliasi che si trova all'interno praticamente del citoplasma ed è quell'enzima che è in grado, in presenza praticamente di acido citrico che arriva dal mitocondrio, quando all'interno del mitocondrio ci sia un'eccessiva produzione di acetilcoenzima ma una sua scarsa o insufficiente o non totale utilizzazione nel ciclo di Krebs o ciclo proprio dell'acido citrico, e quindi praticamente l'acetilcoenzima, che è il substrato energetico all'interno del nostro mitocondrio di tipo ossidativo, che viene trasformato in idride carbonica e acqua liberando energia che viene accumulata nell'adenosin trifosfato. Bene, questa acetilcoenzima si lega all'ossalacetato, forma citrato e mediante un trasporto di membrana il citrato viene portato a livello citoplasmatico, dove un enzima, la citratoliasi, riporta alla formazione dell'acetilcoenzima A e alla liberazione dell'ossalacetato, che poi rientrerà sotto forma di piruvato all'interno del mitocondrio per ridare il via a questo processo o al ciclo di Krebs. Perché sappiamo che il ciclo di Krebs o la sintesi degli acidi grassi avviene soltanto in presenza di ossalacetato intramitocondriale. In assenza di questo, eventualmente impegnato nella glucogenesi, parte la chetogenesi. Quando invece non siamo in una condizione di digiuno e quindi noi facciamo una digiuno da carboidrati e facciamo quindi una dieta ricca di carboidrati, noi abbiamo tanta disponibilità di ossalacetato intramitocondriale e l'acetilcoenzima trasformato in citrato o produrrà energia, come abbiamo detto, o darà vita alla sintesi degli acidi grassi, proprio facendo sì che il citrato esca dal mitocondrio e entri nel citoplasma, e lì, mediante questo bennetto enzima citratoliasi, dà la via, a partire dall'acetilcoenzima A, della sintesi degli acidi grassi, passando per malonilcoenzima A, per poi successivamente diventare l'anosterolo e poi eventualmente colesterolo, oppure praticamente per diventare palmitato, come avviene nella sintesi degli acidi grassi. Bene, che poi unendosi col glicerolo formerà i famigerati trigliceridi, che sono quelli poi responsabili dell'iperlipidemia postprandiale. Bene, assumendo Garcinia Cambogia, che è ricca di acido idrossicitrico, questa bloccherà la citratoliasi intracitoplasmatica, impedendo la formazione degli acidi grassi, che daranno vita ai trigliceridi. Sappiamo, e lo ripetiamo, che l'iperlipidemia, o meglio l'ipertrigliceridemia postprandiale, oggi si sta dimostrando più importante rispetto all'iperglicemia postprandiale, e quindi rispetto alla prova di tolleranza o di carico, tolleranza al glucosio, che normalmente si fa per vedere se la glicemia dopo un pasto ricco di glucosio torni normale, noi praticamente vedevamo se questo avveniva entro 2 ore. Oggi non andiamo più a guardare il rientro della glicemia a valori normali, ma abbiamo un'estrema attenzione in termini medici verso l'iperlipidemia postprandiale, che non viene normalmente considerata, ma invece è la causa, come ci spiega il mondo della cardiologia, della maggior parte delle problematiche cardiovascolari che si possono determinare nei soggetti che fanno una dieta ricca di carboidrati. E quindi oggi ancora limitiamo questa analisi alla semplice analisi dei trigliceridi al mattino, e in base al valore alto dei trigliceridi possiamo ipotizzare l'ipertrigliceridemia.
Oggi come oggi un esame, un'indicazione per una iperlipidemia postprandiale è guardare una persona e dirgli guarda ti sei ingrassato, quindi vuol dire che hai avuto tanti picchi glicemici postprandiali, casomai rientrati grazie all'insulina, non sei diabetico, ma non sei scampato all'iperlipidemia postprandiale. Assumendo la Garcinia Cambogia, indipendentemente dal fatto che noi siamo in dieta chetogenica o meno, noi controlleremo, grazie alla Garcinia Cambogia, l'iperlipidemia postprandiale. Ovviamente questo non giustificherà il fatto di seguire una dieta iperglicidica, ma ci farà capire che praticamente, siccome qualcuno ci ha avvertito quello che stiamo facendo adesso, noi dobbiamo contrastare l'innalzamento dei trigliceridi all'interno del sangue, anche se temporaneo, anche se solo postprandiale, perché l'iperlipidemia, ipertrigliceridemia postprandiale è pericolosa. Bene, oltre ai trigliceridi, importante, ricordiamo l'altro grasso del sangue importante che è il colesterolo cattivo LDL. E questo, insieme ai trigliceridi, vengono abbassati drasticamente dall'assunzione di questo integratore alimentare, la Garcinia Cambogia, che contrasta la dislipidemia, cioè l'aumento dei trigliceridi e del colesterolo nel sangue, e soprattutto contrasta l'iperlipidemia postprandiale. Inoltre abbiamo visto, da studi si è visti, che la regolare assunzione di Garcinia Cambogia tende anche ad abbassare praticamente i livelli di glicemia, tant'è vero che l'unica controindicazione della Garcinia Cambogia oggi è quella praticamente di fare attenzione ai soggetti in terapia con ipoglicemizzanti orali o per diabete o per sindrome metabolica da insulinoresistenza. Questi soggetti potrebbero andare incontro a cali glicemici, però questo ci fa capire che facendo una dieta adeguata e assumendo la Garcinia Cambogia noi potremmo così rinormalizzare i valori di glicemia, oltre che contrastare l'iperlipidemia postprandiale. Un altro fattore importante che ha la Garcinia Cambogia, che ancora non è stato perfettamente spiegato, ma sicuramente legato al fatto praticamente che la Garcinia Cambogia praticamente va ad innalzare i livelli di serotonina e quindi praticamente riduce drasticamente il senso dell'appetito. Quindi la Garcinia Cambogia ha trovato grande impiego come integratore alimentare non solo nella chetogenica ma anche in altri programmi dietologici con diete low carb o diete tipo mediterraneo o quant'altro. Ha praticamente trovato largo impiego perché tende a indurre un senso di sazietà e quindi ridurre lo stimolo della fame e quindi permettere a una persona di mangiare meno. Ricordiamo quindi la Garcinia Cambogia come integratore va assunto prima di mangiare, mezz'ora, un'ora prima di mangiare. Se ci siamo dimenticati lo assumiamo insieme al pasto. Il suo obiettivo praticamente, oltre che quello di ridurre lo stimolo della fame grazie all'aumento della serotonina, i livelli di serotonina, l'effetto della Garcinia Cambogia è quello di contrastare praticamente i livelli di trigliceridi e colesterolo nel sangue e di abbassare i livelli di glicemia. Il problema però che dobbiamo ricordare, il punto importante che dobbiamo ricordare è che la Garcinia Cambogia ci aiuta, quindi è importantissima quando facciamo una dieta non attenta all'assunzione praticamente dei carboidrati, quindi ad alto indice glicemico, ci aiuta a contrastare i livelli di iperlipidemia postprandiale, considerato oggi nel mondo cardiologico uno dei pericoli più grossi a cui si espone il nostro organismo con un'alimentazione ricca di carboidrati ad alto indice glicemico. Spero di essere stato d'aiuto. Altre domande a disposizione.